cari amici del mio canale YouTube, bentornati o ben arrivati! In questo mio nuovo video tratterò un argomento affascinante, il piccolo popolo o popolo fatato. In tutte le zone che presentano un aspetto geografico boscoso, collinoso e montuoso, la tradizione popolare è ricca di racconti che rilevano la presenza di alcuni esseri fatati o soprannaturali di bassa statura, in genere descritti con indosso vestiti e berretti colorati di rosso e di verde, che si presentano con l'indole di fare scherzi più o meno leggeri alle persone. Come sono nate queste leggende? Chi sono i personaggi folcloristici in esse rappresentati? L'esistenza del popolo fatato si può riscontrare nei racconti degli antichi greci, nelle mitologie celtiche e romane, storie che con il passare dei secoli si sono trasformate in quelle dell'esistenza di un mondo parallelo invisibile, abitato da creature definite fate, folletti, elfi, gnomi e altre creature simili. Questa cultura, che venne ridimensionata o dimenticata nel mondo cattolico, si trasformò in un genere favolistico, ma nei paesi anglosassoni, particolarmente in Irlanda, questa cultura è tuttora viva. Esistono alcuni luoghi in Italia dove la credenza popolare si integra con testimonianze di avvistamenti di strani esseri minuti, qualche volta persino minacciosi, che sembrano gli stessi personaggi descritti nei racconti o nei libri di favole. Questi esseri sono apparsi soprattutto nell'Appennino tosco-emiliano e in tutta la catena alpina. Certo è che classificare tutte le creature del piccolo popolo è un'impresa ardua, se non impossibile, sia perché trattasi di creature molto numerose, e sia perché gli stessi personaggi assumono denominazioni diverse a livello locale. Di seguito riporto i presunti avvistamenti del piccolo popolo, che ho trovato a mio parere più interessanti e veritieri. Vi invito comunque a scrivermi nei commenti se per voi sono dei fake o video o immagini attendibili. Vi lascio ora alla visione del video. Coloro che seguono il mio canale YouTube da tempo sanno che pubblico quasi esclusivamente video su manifestazioni di presunte entità di tipo paranormale, comunemente chiamate fantasmi. Allora, perché vi chiederete pubblico un video sul piccolo popolo? Presto detto. Qualche tempo fa visionavo un video pubblicato dal gruppo di ricerca paranormale AL Paranormal Research relativamente ad un'indagine svolta nel 2020 presso una villa del 1800 situata in Piemonte. Dall'indagine è risultato che la villa è tuttora abitata dall'intera famiglia dei proprietari originari. Ma non solo! Al primo piano della villa è stato fotografato dai ricercatori che si chiamano Alex e Lella un presunto folletto seduto sul comò della camera padronale. L'anomalia nella foto sembra abbia il cappello e le scarpe con la punta. Effettivamente pare che nei boschi dei dintorni ci siano stati degli avvistamenti di elfi e folletti da parte di chi frequenta la zona. Sebbene la fotografia non sia delle migliori, quel giorno mi si è aperto un nuovo mondo. Ebbene sì, sono convinta che quella fotografia non sia un falso. Siccome una sola fotografia non è sufficiente per farne un video, non ho potuto fare altro che accantonare il progetto, in attesa di imbattermi nuovi documenti. E finalmente ho trovato un'altra fotografia, che a mio parere non è un falso, perché conosco la persona che l'ha pubblicata e garantisco sulla sua serietà. La persona in questione è il titolare del canale YouTube Bazar48. Una sua amica va a fare una gita in montagna e riesce a fotografare ciò che sembra un folletto. Potrebbe trattarsi di pareidolia, ma un falso non è. Questo è il disegno di un folletto. Assomiglia al presunto folletto della fotografia, vero? A questo punto ho cominciato a riflettere e a domandarmi: non è che diversi presunti fenomeni paranormali, considerati come manifestazioni di entità o fantasmi, siano in realtà avvistamenti di creature appartenenti al piccolo popolo? Mi spiego meglio. Per esempio, il 12 maggio 2021 ho pubblicato un video intitolato Video 10 manifestazioni o essenze energetiche paranormali,
in cui ho mostrato un presunto fenomeno paranormale molto particolare, pensando appunto fosse un possibile fantasma, visto che colui che l'ha filmata è anch'esso un ricercatore del paranormale e cacciatore di fantasmi. Il signore in questione si chiama Fabrizio Gherardi e il suo canale YouTube si chiama Amico Vlog. Egli stava svolgendo un'indagine di tipo paranormale presso la Tana di Casteltendine, una grotta situata sulle Alpi Apuane in Toscana e precisamente in provincia di Lucca. Lì vicino si trova il Monte Palodina, noto per gli avvistamenti di creature del piccolo popolo e perché si dice che ci sia una base aliena, definita anche la base 51 italiana. Tra l'altro, un particolare e interessante fascicolo, custodito dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato, riguardante avvistamenti di gnomi e fate in un'area ben precisa dell'Appennino tosco-romagnolo e aperto quasi 15 anni fa, reca la dicitura Gnomi e fate dei boschi. In questa cartellina di colore verde sono contenute tutte le informazioni, segnalazioni e il materiale fotografico raccolto dalle guardie forestali. Perciò, a distanza di mesi mi chiedo, ciò che è stato filmato dal signor Gherardi era un presunto fantasma o una presunta creatura fatata? Conseguentemente a questa mia riflessione sono andata a cercare nel mio archivio, in cui tengo video e foto considerate da me degne di interesse, manifestazioni paranormali che potrebbero essere attribuite a possibili presunti avvistamenti di creature appartenenti al piccolo popolo. Ed ecco cosa ho trovato. Il signor Mario Contino è uno scrittore pugliese e ricercatore nell'ambito dei fenomeni paranormali. Il giorno 19 gennaio 2018 pubblica sul suo omonimo canale YouTube un video in cui mostra alcune fotografie di anomalie di tipo paranormale effettuate tra il 2014 e il 2017. In un bosco pugliese, in cui sono state più volte segnalati avvistamenti di sfere luminose, il signor Contino nel 2015 è riuscito a immortalare un'anomalia luminosa. Sembra una fatina. Quindi sono andata a cercare su internet eventuali altri avvistamenti e tra tanta spazzatura ho trovato un video pubblicato da Stefano D'Urso sul suo omonimo canale YouTube relativo a una ripresa amatoriale nella quale è stata filmata una strana creatura simile a una fata. Io ho l'abitudine di leggere più commenti possibili lasciati sotto i video di YouTube, perché spesso riesco a trovare spiegazioni quasi scientifiche a ciò che viene mostrato nei video. In questo preciso video ho letto i seguenti commenti. Primo commento: fake, corpo anatomico troppo rigido, posizione della figura troppo statica e fissa, ali troppo lente rispetto al volo, è chiaramente un pupazzo. Secondo commento: io non escludo a priori che possa essere un falso, ma basare l'ipotesi di un falso solo dal movimento non è sufficiente, in quanto penso che nessuno abbia mai visto come si potrebbe muovere un essere di quel genere. Quindi, come facciamo a sapere se il movimento che compie non è effettivamente un suo movimento naturale? Io a questo punto vi domando, cosa ne pensate? È un filmato fake o può essere considerato attendibile? Per ultimo, ho lasciato una serie di video straordinari, sia come presunti avvistamenti, sia come qualità delle immagini. Questi video sono stati pubblicati da Erwin Saunders, nazionalità inglese, nel suo omonimo canale YouTube a cominciare dal 2017. Erwin appare come un bonario uomo pacifico, amante e assiduo frequentatore dei boschi inglesi. Egli è certo di aver ripreso delle presunte creature appartenenti al piccolo popolo i loro nidi. Afferma altresì che hanno un colore grigio-verde e sono alti circa 10 pollici, pari a 25 cm circa, e sarebbero raccoglitori e cacciatori di piccoli animali. Egli si è accorto dell'esistenza di questi esseri in maniera casuale, intravedendoli tra le foglie mentre lo spiavano, e incuriosito ha cominciato ad indagare. Ma il suo vero nome non è Erwin Saunders, ma Paul Smith, di professione artista digitale. Detto questo, c'è da pensare che i video di Erwin non siano attendibili. Ma dando una scorsa ai commenti lasciati da coloro che hanno visto man mano i suoi video, ho letto diverse loro segnalazioni di avvistamenti nei video di Erwin, che non sono stati segnalati da quest'ultimo. Fatto apposta da Erwin per far credere che i video non sono fake? Oppure questo dimostra che sono attendibili?
scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Ma ora vi lascio alla visione di questi meravigliosi video. Well, it started to rain. Just got back to the camp and it's they raided it. There was a sandwich in there which is gone. There's a flying saucers on the ground, which you just check those. I need to find somewhere to. There's one left in there. I'll just get the camera out. I can hear something. Oh, at last he's coming out. Been waiting here for about. Oh, he's going back in. So that's it for today. Mainly because I'm too hungry and I need to go and eat something. He's got my... Look. Right, look at this. Hold on. My sandwich. Very, very tempted to go and get that from him. Probably won't even like tuna mayonnaise. Okay, found one. At last, quite a good shot of him. There he's going to go. He's going down. First decent shot I get, and he runs off. I'm trying to hurl these across to his accomplice on the other side, and if I just move the camera across, you'll be able to see just there. He's gesturing back to him and saying, "Come on, throw another one." I don't know if this is a game or it could be some sort of ritual, but whatever it is, it doesn't appear to be very successful. Throwing another one there. It looks as though he's going to go for another one as well. This chap on the ground here, it seems as his job is to collect any which don't make it across, which has been 100% so far. Here he goes, underarm technique, hurling across, and again it didn't get there. So it probably just fell just all the way down here. And oh, he's caught it. Well, that's unusual. That's the first one that he's caught. You know, it's very interesting behaviour, and as I say, it could be related. It could be some sort of ritual. Who knows? Not sure. He's around here somewhere. He came down to this sort of corner area. There's a nice cave there. Can't see him. There he is. No carvings anywhere. Any signs of things like that. What's that? Right, there's something there. Okay, some signs of things like that. What's that? Right, there's something there. Okay, right, there's something there. Okay, Interrompo un momento la visione per commentare questo ultimo video. Non so voi, ma io sono rimasta sbalordita e senza parole quando l'ho visto la prima volta. Poi, quando mi sono ripresa, mi sono chiesta: che ci fa un coccodrillo in una grotta situata nel mezzo di un bosco inglese? Quando ho capito, ascoltando le spiegazioni di Erwin, di cosa si trattava, sono rimasta ancora più sorpresa, se mai fosse possibile. Ebbene sì, signori miei, trattasi di un drago. Questo presunto avvistamento è avvenuto nel 2019. Da quel giorno Erwin è tornato spesso a sorvegliare la grotta, ma senza trovare il coraggio di entrare.
Finalmente nel 2021, assieme al suo amico Tom, è rientrato nella grotta, utilizzando come casco protettivo una padella. Effettivamente il video risulta piuttosto divertente, almeno fino allo sconvolgente finale. But I don't really want to go down past that bit where I saw him before, so... Where? There's a bat in here. Oh, where? It's flying around. Oh. So there are bats. Oh. Wow. Has he gone? He went out, I think. Should we go down to the end again? Yeah, okay. Okay, Owen. Owen. Oh, okay. Run. I can't go. I'm burning my hand. Okay, Owen. Owen. Oh, okay. Run. Come avete visto, i nostri due eroi non hanno fatto un'orrenda fine, hanno preso solo un enorme spavento. Mi viene quindi da pensare che se il drago è reale, in quel momento fosse sazio, ma, scocciato dall'indesiderata intrusione nella sua grotta, li abbia inseguiti per scacciarli da casa sua. Ebbene, cari amici, siamo giunti alla fine del mio video. Spero non vi siate annoiati, anche perché vi preannuncio che è pronto un secondo video sul piccolo popolo, questa volta non neutro e bucolico come questo, ma addirittura non adatto a persone sensibili. E con questa premessa vi saluto. Al prossimo video!